Ci sono serie che si guardano e poi ci sono quelle che ti si piantano addosso, ti scavano nei ricordi, ti aprono un varco nel petto e ci fanno uscire un demogorgone. Stranger Things non è solo una serie, è un portale per la nostalgia, per la paura, per quel tipo di amicizia che ci faceva sentire invincibili quando avevamo 11 anni e una torcia scarica. Ma oggi non siamo qui per fare una semplice recensione. Questo è Inside the Cult e noi stiamo per infilare la testa dentro l'Upside Down. Luglio 2016. In un'estate piena di sequel inutili e meme di Pokémon Go, su Netflix spunta una serie sconosciuta con un titolo generico, un font rubato a Stephen King e un cast di ragazzini. Tutti pensano, uff, un altro tentativo nostalgico. 2 giorni dopo è finita, vista tutta, in apnea. Stranger Things ha fatto quello che pochissime serie riescono a fare: trasformarsi in un fenomeno virale senza campagne miliardarie, solo grazie al passaparola. Un momento c'era solo Game of Thrones, il momento dopo c'erano le lucine di Natale al muro e chi è Eleven? E cos'è il sottosopra? E dove cavolo è finito Will? Era nato un culto, ma non lo sapevamo ancora. Capitolo 1. Un'operazione di nostalgia, ma non solo. Stranger Things viene spesso ridotta a un collage anni 80, ma se fosse solo quello ce la saremmo già dimenticata. I Duffer Brothers hanno preso l'estetica, sì, ma ci hanno messo dentro l'inquietudine. C'è King, Carpenter, Spielberg, i Goonies e pure Alien. Ma tutto questo serve a costruire una mitologia nuova, non solo un tributo. E poi, parliamoci chiaro, negli anni '80 nessuno ti avrebbe fatto vedere un mostro così disturbante in una serie per ragazzi. Stranger Things ti fa ridere, ti fa piangere, ma soprattutto ti fa inquietare, perché sotto i walkie-talkie e le biciclette c'è il trauma, la perdita, l'oscurità che si muove dietro le pareti di casa. Capitolo 2. Stagione 1. Il gioco comincia e non puoi più uscirne. Prima stagione. Puro carburante da binge watching. Un giallo soprannaturale che parte con una scomparsa e finisce con la certezza che qualcosa nel nostro mondo si è rotto. Eleven entra subito nel nostro cuore. Mike, Dustin, Lucas e Will sembrano usciti da una campagna di Dungeons and Dragons, e infatti lo sono. Ma il cuore vero della serie è l'equilibrio perfetto tra innocenza e orrore, il modo in cui riesce a far convivere il coming of age con l'horror cosmico. E non ci dimentichiamo di Joyce Byers, madre disperata con le pareti parlanti, e Jim Hopper, lo sceriffo con la barba da disilluso e il cuore da eroe. La stagione 1 è come l'inizio di una leggenda, qualcosa che potremmo raccontare attorno a un falò, quando tutto è ancora mistero. 6 novembre 1983, Hawkins, Indiana. C'è nebbia, ci sono boschi e c'è un laboratorio governativo che puzza di guai e di segreti mai nascosti sotto la moquette. Uno scienziato corre per la sua vita nei corridoi sotterranei del laboratorio. Una creatura invisibile lo insegue e lo divora dentro un ascensore che si chiude troppo tardi. È il classico momento in cui capisci che questa non è una serie tranquilla. E da lì in poi è tutto un effetto domino. La sera stessa, Will Byers, 12 anni, Dungeons and Dragons nel sangue e cuore tenero, scompare nel nulla tornando a casa in bici dopo una partita coi suoi amici Mike, Dustin e Lucas. E sparisce sul serio. Niente tracce, solo un rovescio di realtà. Qualcosa o qualcuno l'ha portato via.
Nel frattempo, una ragazzina a piedi scalzi e con la testa rasata evade dal laboratorio come fosse un'arma rubata dalla CIA. Silenziosa, affamata, con uno sguardo che ti trapana il cervello. È Eleven, o come scopriremo, Elle, nome preso direttamente dal numero tatuato sul polso. Si rifugia in un diner, ruba patatine, poi viene trovata da Mike e i suoi amici durante le ricerche per Will. Mike la nasconde nel seminterrato, tipo E.T., e tra i due nasce subito quel legame strano, istintivo, tenero e pericoloso, come se fossero due pezzi dello stesso mistero. Mentre i ragazzini organizzano ricerche da manuale del piccolo detective, Joyce Byers, la madre di Will, entra nella spirale dell'angoscia. Comincia a sentire strani rumori, a vedere luci che si accendono da sole e a credere fermamente che suo figlio sia ancora vivo. Tutti la trattano come una pazza, ma Joyce non è pazza. È solo una madre disposta a parlare con le pareti pur di salvare suo figlio. Lo sceriffo Hopper, ex eroe caduto nell'alcolismo da provincia americana, inizia a indagare. Prima è scettico, poi le incongruenze si moltiplicano. Cartelle mediche falsificate, telecamere manomesse e un laboratorio che sembra più vicino all'Area 51 che a un ente governativo locale. La tensione esplode quando viene ritrovato un presunto cadavere di Will in una cava. Tutti crollano, ma Hopper non ci crede. Scava più a fondo, letteralmente, e scopre che quel corpo è un falso, un pupazzo pieno di ovatta, una messa in scena firmata dal dottor Brenner, il direttore del laboratorio e cattivo in camice bianco più inquietante dai tempi del dottor Moreau. A quel punto il cerchio si stringe. Joyce comunica con Will attraverso una catena di luci natalizie che si trasformano in un Ouija board casalingo. Eleven usa i suoi poteri per entrare in una dimensione parallela, buia, umida, infestata da muffe e incubi, il sottosopra. Qui entra in gioco anche la storyline di Nancy, sorella di Mike, che dopo una festa con il suo fidanzato Steve e la sua amica Barb finisce per trovarsi faccia a faccia col lato oscuro della città. Barb scompare e Nancy inizia a indagare insieme a Jonathan, il fratello maggiore di Will. Quella che doveva essere una teen drama subplot diventa invece una caccia al mostro tra trappole e fotografia analogica. Intanto i ragazzi costruiscono una vasca di deprivazione sensoriale nella palestra della scuola per aiutare Eleven a localizzare Will nel sottosopra e lei lo trova, ma il tempo stringe. Joyce e Hopper si addentrano nella dimensione parallela e tra mucillaggini organiche e visioni disturbanti trovano Will vivo, rintanato come un cucciolo ferito. Lo riportano indietro attraverso il portale del laboratorio, mentre i militari si scatenano nel tentativo di fermare Elle. Il finale è un tripudio da boss fight horror. Eleven affronta il Demogorgone in un'aula scolastica devastata. Li consuma entrambi, lo polverizza e sparisce. Un sacrificio totale, silenzioso, devastante. Ma Stranger Things non si chiude con il lieto fine. L'ultima scena è Will che vomita una lumaca nera nel lavandino e guarda nello specchio con occhi che non sono più gli stessi. Qualcosa è tornato con lui e noi, da bravi cultisti della serie, vogliamo sapere cosa diavolo sia. Capitolo 3. Stagione 2. Il ritorno nell'incubo. E la paura ha un nuovo volto. La seconda stagione è darker, più ambiziosa, più psicologica e decisamente più viscida. Il Mind Flyer entra in gioco, Will è posseduto, Eleven parte per un viaggio alla X-Men versione punk. E noi capiamo che il sottosopra non è solo un mostro, ma un eco del nostro mondo, una versione distorta, contagiata da quello che nascondiamo. I personaggi crescono, il tono si fa più cupo e la minaccia smette di essere là fuori. È dentro Will, dentro Hawkins, dentro noi. È la stagione dove Stranger Things si toglie i guanti e comincia a grattare sotto la pelle. È l'ottobre del 1984, Halloween è alle porte e a Hawkins l'atmosfera è sempre più sottosopra, letteralmente. Will è tornato, ma qualcosa dentro di lui non è più lo stesso. Anzi, qualcosa è dentro di lui. Le sue visioni diventano sempre più frequenti, più oscure e decisamente troppo reali.
Vede una creatura enorme, tentacolare, che incombe su Hawkins come un incubo vivente, il Mind Flyer. E no, non è un boss del D&D, anche se ci siamo quasi. Nel frattempo, il laboratorio segreto è ancora lì, operativo come non mai, ora gestito da un nuovo dottorino, Sam Owens, più umano del vecchio Brenner, ma sempre parte della stessa macchina opaca. Owens cerca di contenere la diffusione del sottosopra sotto la città, ma è un po' come tentare di tappare una crepa nel Titanic con lo scotch. Il gruppo dei nostri adorabili sfigati si arricchisce con una new entry, Max. Skateboard, giacca di jeans e faccia da non ho chiesto di essere qui. Arriva da una situazione familiare incasinata, compresa l'ingombrante presenza del fratellastro Bill, un biondino tossico con look da modello Calvin Klein del 1984 e l'anima da bullo psicopatico. Eleven nel frattempo è viva. Sorpresa, sopravvissuta alla battaglia contro il Demogorgone, è stata presa sotto l'ala di Hopper, che la tiene nascosta in una baita nel bosco come una specie di cappuccetto rosso punk telecinetica. Ma lei non è il tipo da stare buona. Preme, scalpita, cerca risposte e così inizia un viaggio tutto suo. Prima per trovare la madre, Terry Ives, poi per scoprire che esiste un'altra come lei. Nasce così l'incontro con Kali, sorella putativa numero 8, che ha il potere di creare allucinazioni e lo spirito di vendetta di una protagonista di Death Proof. Mentre Eleven cerca se stessa, Will è sempre più posseduto dal Mind Flyer, che si serve di lui come un wifi organico per spiare il mondo reale. Gli scienziati lo osservano, Joyce piange, Hopper urla e Mike spera. In mezzo a tutto questo, Dustin adotta una creatura trovata nel bidone dell'immondizia. La chiama D'Artagnan. Peccato che Dart si rivela un cucciolo di democane, uno dei soldati del Mind Flyer. Bravissimo Dustin, proprio una mossa da manuale. In uno dei momenti più tragici della stagione perdiamo Bob Newby, il compagno nerd e rassicurante di Joyce. Si sacrifica in modo eroico per salvare tutti. Addio Bob, sei morto come un eroe, anche se vestivi come un rappresentante della Folletto. Nel gran finale i fronti si moltiplicano. Joyce, Jonathan e Nancy si occupano dell'esorcismo di Will versione Lovecraft. Steve si trasforma da bullo idiota a babysitter armato di mazza chiodata. Eleven e Hopper scendono nel cuore del laboratorio per chiudere il portale una volta per tutte. E mentre le creature tornano nel sottosopra e la cittadina tira un mezzo sospiro di sollievo, la scuola organizza il ballo d'inverno, lo Snowball 84, con tanto di momenti teneri, primi baci e lentoni anni 80. È la quiete dopo la tempesta. O forse no, perché proprio nell'ultima inquadratura, mentre Every Breath You Take suona in sottofondo, il Mind Flyer appare in tutta la sua orrenda maestosità. È ancora lì, nel sottosopra, a guardarli, a guardarci. Capitolo 4. Il cuore di Hawkins. Personaggi che ami, odi e non dimentichi. Cominciamo dai protagonisti, che nel 2016 sembravano solo un gruppo di ragazzini di provincia e invece nel giro di 2 stagioni si sono trasformati in vere e proprie icone pop. E non parlo solo delle biciclette vintage e dei walkie-talkie. Mike Wheeler è il cuore del gruppo, testardo, sensibile, cervellotico, quello che chiama subito amica una ragazzina silenziosa e strana con la testa rasata e le abilità psichiche di Jean Grey. Lo interpreta Finn Wolfhard, uno che sembra nato con la faccia d'anni 80. L'attore perfetto per dire L con aria preoccupata almeno 1000 volte a stagione. Eleven è una creatura fragile e potentissima, fuggita da un laboratorio segreto e catapultata in un mondo che non capisce, ma che comincia a chiamare casa. Millie Bobby Brown, al tempo praticamente sconosciuta, regala un'interpretazione magnetica, vulnerabilità e furia telecinetica in un corpo da bambina, e con pochissime battute. Parla poco, ma quando lo fa ti scioglie il cuore o ti spacca un muro, a scelta. Dustin Henderson, l'anima nerd del gruppo, curioso, logorroico, con un'adorabile dislalia che lo rende ancora più riconoscibile.
Gaten Matarazzo è il classico compagno che tutti vorremmo durante un'apocalisse. Ti fa ridere mentre scappate da un mostro carnivoro interdimensionale. Genio. Lucas Sinclair è lo scettico del gruppo, quello che non si beve tutto al volo e fa domande sensate tipo «Ma siamo sicuri che questa ragazzina con i poteri non ci stia manipolando?» Interpretato con grande energia da Caleb McLaughlin, porta grinta e grounding nella banda e con l'arrivo di Max nella seconda stagione, comincia a mostrare anche un lato teneramente imbranato. Will Byers è il ragazzino scomparso, il motore silenzioso della prima stagione e il corpo posseduto della seconda. Noah Schnapp ha il compito ingrato di essere spesso fuori scena o posseduto da un'entità malvagia, ma riesce a comunicare tutto con sguardi, tremiti e respiri affannati, e col tempo diventerà anche una delle anime più tragiche dell'intera serie. Jim Hopper è lo sceriffo burbero, stanco della vita e col cuore spezzato, il classico uomo che ha visto troppo, ma che si trasforma nel padre adottivo che tutti vorremmo in un mondo infestato da mostri. David Harbour gli regala uno spessore enorme, passando con disinvoltura da orso arruffato con la camicia sudata a eroe d'azione con l'ascia e la sigaretta. Perfetto. Joyce Byers è la madre single pronta a sfondare un muro a pugni pur di ritrovare suo figlio. Il volto del dolore, dell'amore ossessivo e della paranoia giustificata. Winona Ryder, e qui potremmo fermarci. Il suo ritorno nel mainstream non è solo nostalgia, è bravura, è intensità, è saper reggere da sola intere scene con un telefono e un muro pieno di lucine natalizie. Max Mayfield è la new entry della seconda stagione. Ragazza tosta, skater, con un passato complicato e il potenziale per diventare la nuova Eleven, ma senza poteri. Sadie Sink la rende subito memorabile, indipendente, sfacciata, ma con una malinconia sottopelle che esploderà nelle stagioni successive. Billy Hargrove è il fratellastro di Max, tossico, violento, macissimo, con un passato evidentemente infernale. Uno dei personaggi più odiati e affascinanti. Dacre Montgomery lo interpreta come un mix tra un villain di The Karate Kid e un modello di Calvin Klein dopo 3 Red Bull e una rissa. Impossibile ignorarlo. Il dottor Brenner, interpretato da Matthew Modine, è il papà peggiore che potessi trovare nel catalogo dei papà del male. Serafico, gelido, paternalista come un serpente in giacca bianca, è il volto sorridente del trauma. È il dottor Frankenstein che gioca coi bambini invece che coi cadaveri. Ogni sua apparizione ti fa chiedere: e oggi a quale orrore sottoporremo la piccola Ella? Il dottor Owens, interpretato da Paul Reiser, è il nuovo scienziato del laboratorio. E tu pensi, ecco, un altro che farà esperimenti sulla gente. Invece ti sorprende. Owens è ambiguo ma umano. Fa il suo lavoro in mezzo al caos, cercando di arginare l'apocalisse con gentilezza e qualche controllo medico. È il tizio che ti infila l'ago, ma almeno ti dice respira. Bob Newby, interpretato da Sean Astin, è il fidanzato imbarazzante che però è un cuore d'oro. Nerd, gentile, incapace di capire dove si è infilato. Vuole solo vivere una vita tranquilla con Joyce e i suoi figli adottivi, ma finisce in un incubo di democani e mappe sotterranee. Fa la fine dell'eroe, senza essere un eroe, e proprio per questo ti spezza il cuore. Murray Bowman è il teorico del complotto che ci ha preso su tutto. Cinico, brillante, vive chiuso nel suo bunker mentale e reale, ma ha un intuito mostruoso e un talento nell'umiliare i suoi interlocutori con la logica. È tipo Fox Mulder con la barba da barbone e l'alito da vodka scadente. Quando compare, la trama fa un balzo in avanti e tu ridi anche se non dovresti. Nancy Wheeler all'inizio sembra la classica sorella maggiore preoccupata per la reputazione, ma appena le cose si fanno serie, Nancy tira fuori la grinta. Indaga, spara, organizza trappole, è la final girl che non ti aspetti ma che ti conquista. E la chimica con Jonathan è da poster anni 80 appeso in cameretta proprio accanto a quello dei Goonies. Jonathan Byers è lo stereotipo del fotografo silenzioso, emarginato e tormentato, che però ha profondità. Ama suo fratello più della sua vita, non ha paura del sottosopra e non cerca gloria. È il personaggio più indie del cast,
colonna sonora malinconica e sguardo da chi ha visto troppe cose troppo presto. E sì, si prende la ragazza, ma senza fanfare. Steve Harrington, da bullo a babysitter dell'anno. La sua storyline è un miracolo narrativo. Parte come il classico belloccio odioso, ma diventa uno dei personaggi più amati. Steve con la mazza chiodata è una leggenda. E quando si prende cura dei ragazzini, il tuo cuore fa un tuffo carpiato all'indietro. Giù il cappello. Re Steve è nato. Non possiamo poi dimenticare Mr. Clark, l'insegnante di scienza interpretato da Randall P. Havens, che è un vero eroe nascosto. È il professore di scienza che tutti vorremmo avere, incoraggiante, paziente e capace di trasformare un gruppo di ragazzini nerd in una squadra di piccoli Einstein. Quasi un mentore, ma senza cadere nel cliché. È il tipo che ti fa venire voglia di aprire un libro o almeno un'enciclopedia. A proposito di creature, i Demogorgoni meritano un capitolo a parte. Questi mostri, impersonati da Mark Steger, sono un vero incubo per Hawkins e il fatto che ne esistano parecchi rende ogni confronto con loro un gioco al massacro. Sono il male puro che fa venire voglia di tenere sempre accesa la luce. Barbara Holland, meglio nota come Barb, interpretata da Shannon Purser, è invece un personaggio che ha conquistato il cuore del pubblico nonostante la sua breve apparizione. Amica fedele di Nancy, la sua scomparsa improvvisa e tragica ha scatenato un fandom che ancora la ricorda come la vera vittima dimenticata di Stranger Things. Kali, alias Otto, è la sorella di Eleven, un'altra ex cavia del laboratorio con poteri ancora più inquietanti e un passato altrettanto segnato. Linnea Bertelsen la interpreta con quella giusta dose di mistero e ribellione, aggiungendo profondità all'universo narrativo. Insomma, Hawkins non è solo una città infestata, è una comunità di volti, storie e cicatrici. Ogni personaggio, dal protagonista al tizio del flipper, lascia il segno. Capitolo 5. La genesi di Stranger Things. 2 fratelli, un'idea, un mondo al contrario. Tutto è iniziato con una lettera d'amore, ma invece dei cuori c'erano demoni, bambini scomparsi e laboratori segreti puzzolenti. Stranger Things nasce dalle menti perfettamente sincronizzate dei fratelli Matt e Ross Duffer, ormai sinonimo di paura, nostalgia e biciclette vintage, The Duffer Brothers. Prima di Netflix avevano già dato prova di talento con Hidden, senza via di scampo, un thriller distopico passato un po' sotto il radar ma fondamentale per capire il loro amore per la tensione e il mistero. Inizialmente la serie si chiamava Montauk, dal nome della cittadina di Long Island famosa per radar segreti e teorie cospirazioniste, ma alla fine Hawkins, Indiana, è diventata la cittadina simbolo del paranormale anni '80. L'idea alla base era potente. Un bambino scomparso, un mondo parallelo popolato da mostri, esperimenti segreti del governo e un pizzico di horror anni '80. Tutto condito con il gusto dei grandi maestri, Spielberg, Carpenter e Stephen King. Servito freddo, tipo quella paura che ti prende quando spegni la luce dopo un episodio. I Duffer non volevano splatter, puntavano al brivido sottile, quello che ti fa controllare sotto il letto anche se sei adulto e razionale. Le loro ispirazioni? Una playlist nostalgica. E.T., i Goonies, La Cosa, Stand By Me, Nightmare. Guardando la prima stagione sembra davvero di rientrare in casa con il videoregistratore acceso e la cartella dei compiti dimenticata sul tavolo. All'inizio però la serie faticava a trovare casa. Diversi produttori americani rifiutarono il progetto, incapaci di capire chi fosse il target. Bambini protagonisti in una serie per adulti? Sì, esatto. Stranger Things è il ponte perfetto tra generazioni, come ho potuto constatare io personalmente guardandola con i miei figli. Emozione pura e storytelling intelligente. Netflix finalmente offrì lo spazio giusto. La prima stagione fu pensata come un film lungo 8 ore, autoconclusivo, quasi un esperimento. Il successo travolgente spianò la strada alla seconda stagione, annunciata il 31 agosto 2016, che ampliava la mitologia e aggiungeva un horror più marcato, ispirandosi a Aliens, videogiochi arcade, tagli di capelli discutibili e, naturalmente, alla consueta dose di mostri. Ogni serie iconica, però, ha bisogno di un cast indimenticabile e Stranger Things non deluse.
Il 15 giugno 2015 Winona Ryder entrò nel cast, icona anni 80, pronta a tornare protagonista assoluta in TV. Al suo fianco David Harbour, che trasformò Jim Hopper da quello che hai già visto da qualche parte a eroe della generazione Netflix. I fratelli Duffer condussero audizioni epiche per i ragazzini, centinaia di bambini da ogni angolo del mondo impegnati in scene tratte dal pilot e da Stand By Me. Alla fine, tra 906 bambini e 307 bambine, furono scelti 5 protagonisti principali: Finn Wolfhard, Mike, Millie Bobby Brown, Eleven, Gaten Matarazzo, Dustin, Caleb McLaughlin, Lucas, Noah Schnapp, Will. Millie Bobby Brown affrontò la prova più estrema: rasarsi la testa. Per convincerla, i Duffer le mostrarono Charlize Theron in Mad Max Fury Road. Il risultato? Eleven è diventata un'icona. Gli altri giovani attori, con esperienze teatrali o piccole apparizioni precedenti, portarono autenticità, humor e tensione al gruppo, creando quella chimica che rende la serie memorabile. Con la seconda stagione arrivarono nuovi volti: Sadie Sink, Max, Dacre Montgomery, Billy e 3 nomi destinati a farsi notare subito: Sean Astin, Bob Newby, Paul Reiser, Dr. Owens e Linnea Pedersen. Cali. Brett Gelman divenne Murray Bowman, teorico del complotto irresistibile. Ogni scelta, stagione dopo stagione, consolidava il cast corale, capace di sostenere la complessità narrativa e generazionale della serie. Ma vogliamo parlare delle location? Anche se Hawkins sembra nel cuore dell'Indiana, in realtà la serie è stata girata in Georgia, Jackson, Atlanta, Stockbridge, Douglasville e il campus dell'Università Emory. Matt e Ross Duffer inizialmente volevano Montauk, ma la Georgia si rivelò più pratica, dando vita a una cittadina americana qualsiasi dove accadono cose molto, molto strane. Ogni episodio richiedeva circa 11 giorni di riprese. Le telecamere Red Digital Cinema e con sensori Red Dragon e Red Helium e un filtro pellicola vintage diedero quel look anni 80 cinematografico. Il rapporto 2 primi aggiungeva il tocco da film ritrovato. Alcune scene furono tecnicamente estreme. Eleven immersa in una vasca con un casco da 30 kg, le luci natalizie di casa Byers montate in 2 settimane e il blu glaciale del sottosopra ottenuto senza effetti digitali esagerati, semplicemente giocando con la temperatura colore delle luci. Il risultato? Una serie perfetta dall'inizio alla fine, che fa respirare gli anni 80 in ogni frame. Capitolo 6. Come ti costruisco gli anni 80. Dalla nebbia del sottosopra ai synth che fanno brividi. Quando si parla di Stranger Things, l'impatto visivo è subito un biglietto per gli anni 80, ma con un twist moderno che ti lascia a bocca aperta. Prendiamo i mostri, ad esempio. Qui non si tratta di lanciare tutto nel computer e via. No, c'è un mix perfetto di protesi animatronica e CGI, un lavoro da artigiani della paura. I Duffer hanno collaborato a stretto contatto con Aaron Sims e la squadra della Spectral Motion, gente che ha fatto già magie nei film di Guillermo del Toro, e hanno dato vita a creature che sembrano uscire da un incubo. Braccia chilometriche, teste che si aprono come fiori disgustosi quando hanno fame e quel senso costante che possano comparire dal nulla come squali pronti a infilarti nelle fauci interdimensionali. Il sottosopra è la loro opera più folle. Un mondo tutto suo, un'ombra nera del nostro, con visuali da Silent Hill e Alien, capace di invitarti a passeggiare e subito dopo a correre urlando. E se ti stai chiedendo della neve finale della prima stagione, 20 tonnellate, importate dalla Florida. Non era un inverno normale, era il sottosopra che invadeva la Terra. E poi c'è la sigla, piccola opera d'arte che ti inchioda subito davanti allo schermo. Dietro ci sono gli Imaginary Forces, che si sono ispirati ai titoli di testa di Richard Greenberg per film come Alien, I Goonies e Superman. L'idea era semplice ma geniale: far muovere le lettere del titolo come se stessi sfogliando un libro di Stephen King che prende vita, con colori, ombre e movimenti ipnotici. Il font ETC Bangyat per il titolo e l'ETC Avantgarde per i nomi degli attori non sono scelte casuali. Il rosso incandescente che esplode in primo piano crea tensione, brividi e un leggero senso di disagio prima ancora che la storia cominci.
È come se la tua attenzione fosse catturata da un incantesimo visivo pronto a farti entrare nel mondo di Hawkins. E se la sigla ti ha messo in guardia, la colonna sonora ti ci catapulta dentro. Michael Stein e Kyle Dixon, membri della band elettronica Survive, hanno creato un tappeto sonoro che è un viaggio diretto negli anni '80, con un tocco moderno che ti resta in testa per giorni. La loro musica era già pronta prima ancora del casting, le demo venivano usate durante le audizioni, quindi i ragazzi hanno recitato mentre la serie prendeva già vita nelle cuffie di chi li selezionava. Il tema principale, con quei synth indimenticabili, era un pezzo dimenticato in un hard disk, ripescato e trasformato in uno dei motivi più iconici della TV moderna. E oltre alla colonna sonora originale, la serie pesca a piene mani dei classici dell'epoca, dai Clash a Joy Division, Toto, New Order e The Bangles. E sì, Should I Stay o Should I Go dei Clash non è solo una canzone, diventa il filo emotivo della prima stagione, la connessione tra Will e il mondo reale, un tormentone che non dimentichi. Tra mostri che escono dal nulla, mondi paralleli inquietanti, titoli di test ipnotici e synth che ti perforano la mente, Stranger Things costruisce un look and feel che è subito anni '80, ma con una modernità che ti cattura e ti costringe a restare inchiodato allo schermo. È una perfetta fusione di passato e presente, e ogni dettaglio, dalla grafica ai suoni, serve a ricordarti che stai entrando in un mondo che è tanto familiare quanto pericolosamente alieno. Capitolo 7. Dal lancio al successo, dalla prima bici al fenomeno globale. La promozione di Stranger Things è stata un piccolo capolavoro in sé, costruita passo passo come quei vecchi puzzle che ti tengono incollato al tavolo. Tutto parte il 18 maggio 2016 con le prime immagini ufficiali, seguite il 9 giugno dal poster e dal trailer. Logo rosso, Mike, Dustin e Lucas in bici che scoprono un'altra bici abbandonata nel bosco. A fine giugno arriva un secondo poster, stavolta più fumettoso, con Eleven al centro che usa i suoi poteri. Ma il vero colpo di scena è il 14 luglio. Netflix rilascia gli 8 minuti iniziali del pilota. Il giorno dopo, boom, l'intera stagione. E per non farci mancare nulla, arriva anche un video in realtà virtuale che ti mette nei panni di Joyce mentre cerca di comunicare con Will attraverso le luci di casa. Brividi assicurati. Il successo è immediato. Il 31 agosto 2016 Netflix annuncia la seconda stagione e per il 2017 spazio al primo teaser durante il Super Bowl, con i ragazzi vestiti da Ghostbusters. Al Comic Con di San Diego il cast e i Duffer aprono un vero e proprio parco giochi per i fan, costumi, oggetti di scena e realtà virtuale nel sottosopra. Quando esce la stagione 2, il 27 ottobre 2017, arriva anche l'after show Beyond Stranger Things, con Jim Rash a commentare episodi e retroscena. Netflix aveva capito di avere tra le mani non una serie, ma un fenomeno culturale. E il pubblico non si è fatto pregare. La prima stagione è stata acclamata come un evento. Su Rotten Tomatoes il gradimento sfiora il 97% e le recensioni parlano di un mix perfetto di emozione, paura e nostalgia. Mary McNamara del Los Angeles Times la definisce una celebrazione anni '80 paurosa e dolce insieme. Daniel Daddario del Time una nostalgia che funziona, mentre Stephen King la elogia come puro divertimento. Ma soprattutto è Frank Pallotta della CNN a darne la definizione perfetta. Il miglior film di quest'estate non è un film, è Stranger Things. Il cast? Amatissimo. Winona Ryder regge da sola intere scene. Millie Bobby Brown manda tutti fuori di testa e i critici non possono fare altro che applaudire. La seconda stagione conferma il successo. Ritmo a volte lento all'inizio, certo, ma poi la storia ingrana e diventa ancora più cupa, con posta in gioco più alta e Eleven in un viaggio dell'eroe alla Luke Skywalker. Rotten Tomatoes le dà comunque un bel 94%, segno che il fenomeno non accenna a calare. E naturalmente non potevano mancare un po' di controversie. Nel 2019 i fratelli Duffer vennero citati in giudizio dal regista Charlie Kessler, che nel 2012 aveva girato il corto Montauk, con bambini rapiti e creature di un'altra dimensione. La vicenda sembrava già pronta per un episodio della serie. Giudice, accuse di plagio, tutto pronto.
Ma in pieno stile Stranger Things, colpo di scena finale. 2 giorni prima del processo, Kessler ritira tutto, riconoscendo che i Duffer avevano sviluppato la loro idea indipendentemente. Mostro sconfitto, mistero chiuso, applausi. Insomma, tra teaser, poster, trailer, esperienze VR e applausi della critica, Stranger Things non si limita a essere una serie. Diventa un evento globale, capace di far parlare di sé pubblico e critica e di trasformare un'idea anni 80 in un fenomeno di cultura pop che ancora oggi fa impazzire tutti. Capitolo 8. Perché Stranger Things è un cult e non solo una moda. Stranger Things ha costruito un pantheon di simboli: le biciclette, le luci natalizie, l'Upside Down, gli Eggo di Eleven, tutti elementi che sono diventati codici visivi, icone pop. Ma ciò che tiene vivo il culto non è solo l'estetica. È il modo in cui la serie parla ai nostri traumi usando il linguaggio dell'avventura. È il modo in cui ci seduce con la nostalgia e poi ci frega con l'orrore. Stranger Things è un rituale collettivo. Ogni episodio ci riporta lì, in quell'America suburbana dove il vero mostro è quello che non vedi, dove essere strano è l'unica salvezza possibile. Stranger Things non è solo una serie, è un test di Rorschach con il sapore dei cereali al cioccolato. È l'eco di ciò che siamo stati, o forse di ciò che non abbiamo mai smesso di essere. Alla prossima puntata di Inside the Cult, dove continueremo a scavare nel mito di Stranger Things con le stagioni 3 e 4. Sempre un po' inquieti, sempre un po' nerd e sempre pronti a perderci nell'oscurità del sottosopra.